Vorresti raddoppiare i risultati che ottieni dal tuo sito web senza spendere neanche un centesimo in più in advertising? Non è follia, devi solo lavorare di CRO, ossia devi fare Conversion Rate Optimization. Scopriamo cos'è e come implementarla nel tuo caso specifico grazie ai dati. Pensa che solo il 22% delle aziende è soddisfatto del tasso di conversione del proprio sito, mentre tutte le altre non lo sono affatto. Ma cos'è questa metrica, in inglese conversion rate? Se ti ricordi, l'avevamo già nominata in un altro video dedicato alle social analytics. Si tratta del rapporto tra quante persone convertono, ovvero compiono l'azione obiettivo per la quale è stata creata una pagina web, come l'acquisto di un prodotto, la richiesta di contatto, il download di un contenuto e così via, rispetto a quante persone hanno visitato il tuo sito web che invitava a fare quell'azione. Detto pane e salame, il conversion rate indica la percentuale di persone che effettivamente ha fatto l'azione che volevi rispetto a tutte le persone che avrebbero potuto farla. Quindi maggiore è la percentuale, più efficace è il tuo sito, la landing page nel portarti i risultati. Per far crescere al massimo il CR nasce appunto la CRO, Conversion Rate Optimization, che è una disciplina che mette in campo metodologie e test basati proprio sullo studio dei dati per aumentare la percentuale di visitatori che si trasformano in clienti. Ma prima di vedere i punti chiave della CRO, tuttavia, è importante capire cosa significa realmente avere un buon tasso di conversione. Già, quando è che un tasso di conversione può dirsi buono? Come sempre non esiste buono o cattivo a livello universale. Infatti, a seconda di quanto è complessa l'azione della conversione, cambieranno anche i tassi attesi. Ti stai chiedendo di lasciare solo l'email per la newsletter o di investire migliaia di euro in un prodotto di lusso? In generale, per avere un'idea di massima rispetto al tasso da aspettarti, puoi guardare le medie di settore, che possono variare molto da un tipo di settore all'altro e anche da paese a paese. Ad esempio, nel caso degli e-commerce, nel 2021 i tassi medi di conversione in Italia erano inferiori all'1%, ad esempio in Germania erano superiori al 2%. A livello macro di settori, l'arredamento e le borse di lusso hanno i tassi di conversione peggiori. Significa che le persone che visitano quei siti lo fanno solo per guardare i prodotti. Ad esempio, al contrario, nell'alimentare, nella salute e bellezza, pensa che superano il 3% di conversione. Cosa ancora più rilevante, come sempre, è guardare i trend. I tassi aumentano o peggiorano? Dopo la pandemia, secondo le statistiche, le conversioni sono aumentate in tutti i settori. Pensa che in Italia, secondo le stime, il tasso medio è aumentato di ben il 28%. Il calcolo dei tassi di conversione si può fare ovviamente anche a diversi livelli del funnel. Non solo vai a misurare l'acquisto finale, ma puoi anche misurare le diverse azioni intermedie che un utente potrebbe compiere. Bene, ora che ti è chiaro cosa sia il conversion rate e come ragionare per valutarlo, passiamo alla CRO, ovvero le strategie per andare a ottimizzarlo. Innanzitutto, il motore della CRO sono proprio i dati, che devono essere di due tipi: quantitativi e qualitativi. I dati quantitativi sono i numeri che ti dicono quanti visitatori arrivano su ogni pagina del sito, quanti cliccano sui diversi pulsanti, quanti acquistano e così via. Li puoi raccogliere attraverso software di web analytics come Google Analytics e in particolare la nuova versione G4, quindi il pixel di Facebook e altri sistemi. I dati qualitativi invece ti dicono come si muovono gli utenti sul tuo sito. Infatti, grazie alle mappe di calore o ai video della navigazione, che rimane ovviamente anonima, di tutti i tuoi utenti, puoi ottenere ad esempio con software come Hotjar e Microsoft Clarity, puoi proprio scoprire in che modo le persone interagiscono con i tuoi contenuti, quali aree gli interessano di più, cosa leggono e tante altre informazioni estremamente importanti. Una volta impostati i sistemi di tracciamento, devi aspettare che almeno un numero minimo di utenti visiti il tuo sito per poter raccogliere un po' di dati da analizzare. A questo punto puoi partire con le 4 fasi della CRO. La prima fase è infatti proprio quella di analisi dei risultati che hai ottenuto finora. Questa fase devi capire cosa stia realmente accadendo e come si comportano spontaneamente i tuoi utenti. Solo allora puoi passare alla fase successiva, la fase 2, ovvero quando andrai a elaborare tutte le ipotesi, le azioni correttive che potrebbero effettivamente migliorare la situazione. Ad esempio, se scoprissi che una percentuale molto elevata delle persone abbandona la fase di checkout, potresti ipotizzare che le persone non si fidano ad esempio del tuo sistema di pagamento. A quel punto potresti provare ad aggiungere delle recensioni positive proprio come riprova sociale. Dopo aver raccolto tutte le ipotesi, a questo punto parte la terza fase di test per mettere in campo le azioni correttive derivanti dalle ipotesi. Devi operativamente modificare il tuo sito nelle direzioni
direzioni che hai individuato, cambiando testi, dimensioni, colori, posizioni e così via. Fatto ciò, inizierà la fase di apprendimento, durante la quale dovrai avere la pazienza di vedere se le tue ipotesi saranno verificate o meno. Il tutto in un ciclo continuo, perché dopo l'apprendimento infatti ricomincerai ad analizzare i dati e i risultati ottenuti daranno così il via a nuove ipotesi. L'ottimizzazione infatti è un processo iterativo che procede proprio step by step. Bisogna essere pazienti, soprattutto costanti, testare, testare, testare. Devi trovare il tuo control, cioè quella configurazione più performante, e fare continui split test proprio per batterlo e migliorare costantemente le conversioni. Bene, ora non ti resta che mettere in pratica. Lo sappiamo, è un tema abbastanza complesso. In questo video volevamo intanto trasmetterti le basi della CRO. In un prossimo video ti faremo vedere degli esempi un po' di più pratici con un po' di best practice. Intanto prova a analizzare i dati del tuo sito e cerca di applicare le 4 fasi che ti abbiamo spiegato. Mi raccomando, se hai dubbi non esitare a scriverci sotto al video. Se ti è piaciuto questo video e vuoi saperne sempre di più sull'analisi dei dati per ottenere sempre più risultati e conversioni, allora seguici sui nostri social, iscriviti al nostro canale YouTube e ricorda Think Big Data.